Bentornati a Scoring for Films da Vito Lore e Fabrizio Campanelli e Antonio D'Ambrosio. Sì, perché anche questa settimana, o comunque anche questa puntata, la famiglia Fabri si allarga sempre di più a dismisura. Ogni volta vi portiamo degli ospiti che hanno eccezionali, come tutti gli ospiti sempre eccezionali, e che hanno ovviamente nello specifico la capacità di approfondire un determinato argomento e di rispondere anche ad alcune domande che tutti nel mondo si fanno. Le grandi domande: da dove veniamo, dove andiamo, c'è vita nell'universo e cosa fa un fonico di mix. Esatto, o meglio, dove vanno a finire le musiche dopo che il compositore ha fatto la colonna sonora di un film. Diciamo che una volta il compositore è bello che ha finito il suo lavoro, entra in campo un signore come Antonio. Antonio qui a Milano è proprietario di una bellissima struttura di post-produzione audio che si chiama Disc to Disc. Ecco, quindi Antonio, in estrema sintesi, cosa fa il fonico di mix? Cosa fa il fonico di mix? Il fonico di mix assembla tutto il materiale che gli viene dal set, che gli viene dal fonico di sound design, quindi dal sound designer, gli viene dal fonico invece che si occupa di tutta la registrazione di tutti i rumori dei film e ovviamente del musicista. Quindi tutto quello che noi sentiamo in un film passa dal tuo studio? Passa assolutamente dalle mani e delle orecchie del fonico. Però se tutti avessero fatto perfettamente, ineccepibilmente il loro lavoro, il tuo lavoro sarebbe prendi insieme, esporti. Premo il bottoncino e vale. Ecco, invece non è così. Invece non è così, perché esatto. E noi stiamo vedendo anche, tra l'altro, il tuo banco dove si può capire quali sono gli elementi in gioco, no? Esatto. Quindi c'è il banco, c'è il fonico, poi appunto a seconda delle persone che intervengono, il montatore di presa diretta, il foley, eccetera, si piazzano ai lati del fonico di mix e davanti naturalmente lo schermo e dietro le poltroncine che sono fondamentali, che sembrano una sciocchezza, ma quelle servono per simulare l'ambiente cinema. Quando tu fai un mix per il cinema o anche per le piattaforme di streaming come Amazon, come Netflix, eccetera, 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 quando stai mixando quelle cose lì, tu devi poter simulare una sala di buona qualità. Intendo dire, le sale da mix cinema non sono sale dove si predilige la perfezione dell'audio, ma sono delle sale calibrate, fatte in modo tale che quello che tu mixi sia estremamente affidabile, in modo tale che tu quando lo riascolti al cinema hai chiaramente gli equilibri giusti. E infatti a questo proposito abbiamo delle cose che si chiamano curve. Ecco, che cosa sono queste curve? Le curve. Quando si missa per il cinema bisogna avere delle casse che non suonano come le ha create il produttore. Nel momento in cui tu missi un film normalmente multicanale, nel minore dei casi ci sono un 5.1, ok? Che moltiplicato in una sala grande di un cinema molto grande non sono 5 casse, sono 30 per 10 per 12 sub, eccetera, eccetera. Nel momento in cui tu devi andare a fare un mix, ok, tu devi essere certo che quel mix là che tu fai deve essere replicabile, il suono che tu dove poi andrà deve essere replicabile in un cinema. Esiste un ente terzo che si chiama Dolby Laboratories che ti certifica che la tua sala suona come suonerebbe un cinema, come deve suonare. Reference. È per questo che dicevi prima che è un ascolto diverso, come potrebbe essere farsi anche una super sala di ascolto per casa propria. È un'altra cosa. Non è per nulla gratificante. E questa cosa è brutta però da dire, perché mentre nella musica quello che tu vuoi trasmettere è la bellezza del suono stesso, tu nel cinema sei al servizio della storia. Per missare un film in una settimana, se fossero 7 giorni lavorativi, 4 giorni su 7 li dedichi solo al canale centrale. Quindi la cassa centrale, dove ci sono i dialoghi, deve avere la predominanza su tutto, se no si squilibra tutto e tu fai degli effetti sonori fantastici. E poi una musica bellissima, e poi si sente Paperino che parla e non fai un servizio al film. E non racconti la storia, non la racconti più. Quello che mi è capitato ovviamente da compositore di vedere nella messa in opera della prima passata di mix è che l'effetto delle musiche
cambia tantissimo a seconda del volume. Assolutamente. Un volume troppo alto sul parlato è in grado addirittura di rendere un servizio negativo alla musica. Se vuoi bruciare, tra virgolette, una musica, il modo migliore è tenerla molto alta rispetto anche al se parlato. I compositori vorrebbero sempre che sentisse la musica e basta. Sì, quello niente dialogo, niente suoni, niente rumori. Ma dipende. Il compositore all'inizio della propria carriera probabilmente, essendo abituato all'ascolto in sala sua o in sala con una sala mix di musica, ovviamente si sente squilibrato. Quello che tu ascolti ti sembra tutto strano, eccetera, e soprattutto gli equilibri. La prima percezione è avere una voce molto presente e la tua musica che è piccolina, che va lì aleggia, eccetera, mentre invece non è vero. Esatto. Non è vero. E devo dire anche che ho notato una grandissima differenza nell'impostazione di mix tra il mondo anglosassone e il mondo italiano. Gli italiani prediligono il dialogo perché i film italiani sono film di dialogo. Certo. I film di Hollywood, dove ci sono gli effetti speciali Azione. E quant'altro, adottano il sidechain sulle musiche. Che cos'è Ma anche praticamente? nel film? Assolutamente. Ah, non solo nei documentari? Assolutamente. No. Sentitevi tutti i Marvel in lingua originale e li ascolterete il sidechain. Cos'è il sidechain? È quello che succedeva una volta quando si erano i vecchi mixer da discoteca, no? Che tu premevi il bottone, quando parlavi si abbassava la musica, quando finivi di parlare piano piano risaliva. Che è quello che accade oggi nel pop a Quello mani che basse. esatto, quella cosa lì non avviene in maniera più così estrema, per carità, eccetera, però comunque è percepibile, per cui cosa avviene? Che un film come Marvel non è che ha questi dialoghi pazzeschi, racconta una storia, ma sostanzialmente è tutto quello che c'è intorno a te che ti coinvolge. La musica in quel momento è comunque suggestiva, ti sta raccontando una scena d'azione, ma allo stesso momento ci sono anche i sound effect. Certo. Ecco, senti, com'è cambiato negli anni il gusto del nostro ascolto? Anche in base alla tecnologia? Hai detto bene, in base alla tecnologia. Il tuo mix cambia e cambia anche in funzione del racconto che stai facendo e quanto ti permette la tecnologia finale di essere percepito bene, ovvero quando c'era una televisione a tubo catodico c'erano delle casse stranamente più performanti, essendoci una cassa proprio la televisione, quindi si perdevano un po' di medie e quindi perdendosi le medie tu chiaramente facevi dei mix più mediosi. Certo. Ok? Oggi che le casse sono piccoline, schiacciate dentro una TV super piatta, super flat, eccetera, cerchi di togliere un po' di medie e privilegiare un po' più la parte corposa, no, della musica. Però aggiungo un'altra cosa, il dispositivo per eccellenza, il dispositivo finale per quanto riguarda le piattaforme di streaming ormai non è più la TV, è il tablet, quando va bene. Se no il telefono e gli AirPods, quindi siamo lì a ascoltarci le cose. Sì, sostanzialmente tu adegui il tuo. Tant'è vero che noi abbiamo in sala noi abbiamo quello che io chiamo lo che è appunto l'ascolto finale su una cassetta proprio devastata, proprio completamente marcia, perché non è vero che se suona bene lì suona bene ovunque, ma se suona bene lì e basta, suona bene lì. Però tu sai che comunque più o meno un telefonino, per quanto sia eccezionale, è schifafono, suona meglio di quella schifezza lì, e quindi se suona bene lì allora più o meno insomma. Il tuo lavoro è in parte artistico o artigianale e in parte tecnico, e quindi come si diventa fonici di mix? A parte l'esperienza va bene, ma c'è una scuola, c'è un percorso o c'è tanta gavetta? Come funziona? Tutto viene dalla gavetta, partiamo da questo. Si lavora con la tecnologia massima che esiste a disposizione, un po' come si lavora nella musica, però la tecnologia non è a servizio della musica come per voi, ma per noi la tecnologia serve a sistemare le cose, e quindi si adottano gli stessi strumenti però in maniera completamente diversa. Faccio un esempio limite, ok? Quando tu vuoi missare una voce in musica, vuoi tenere belle le armoniche delle alte, eccetera, quindi tendi a tirare su le alte frequenze.
cosa che è assurda, impensabile per quando missi un film, perché se tu tiri su le alte frequenze ti devi ricordare che in sala non ci sono i tweeter belli delle Genelec, ci sono le trombe, che quindi ci sono i tweeter e quindi se tu tiri su anche 3 dB eccetera, arriva in faccia al povero Cristo in seconda fila, se non in prima fila, ti arriva una bombardata che gli sfonda le orecchie, poi l'ambulanza. Esatto. E quindi, per tornare alla risposta, la risposta è: lavori con il massimo della tecnologia ma rubi il lavoro. È un lavoro artigianale, è un lavoro dove vai a bottega, vai proprio a imparare il mestiere, a fare questo mestiere, che non è un mestiere che non è nemmeno percepito, che veramente non si ha l'idea di che cosa significa. Lui è il capo dell'audio e la responsabilità finale di come viene fuori il film o il contenuto eccetera alla fine è sua, è solo sua. Certo. È solo sua. Stiamo vedendo scorrere anche un po' la sessione, no? sul tuo monitor, uno dei 3 che hai, perché in quella sessione infinita convergono tutta una serie di tracce che hanno a che fare con il Foley, con gli effetti, esatto, no? Oltre che le musiche, con i dialoghi, e quindi è tutto un mosaico di roba, sì, un mosaico di cose, un mosaico di robe. A volte è una sessione, proprio perché è un assemblaggio, la sessione finale di un mix per il cinema è un assemblaggio, può contenere anche 500-600 tracce. Mamma mia. C'è qualcosa che il compositore può fare per farti felice o viceversa per farti arrabbiare e farsi maledire dal fonico di All'ultima domanda rispondo velocemente. È quando il compositore non si fida di quello che fai, cioè non si fida nel momento in cui tu gli dici: guarda che sta musica è troppo alta, copre i dialoghi. Quando non si fida, questa è la cosa che fa cansare il fonico di mix. Perché? Perché il fonico di mix sta lì insieme a te per raccontarti la storia. Tu non devi essere il protagonista di quella storia, è l'insieme, cioè quello che ha fatto il regista, quello che hanno fatto gli attori, quello che hai fatto tu e quello che ho fatto io. Insieme raccontiamo la storia, non facciamo sentire la musica, che è un'altra storia, è un'altra roba. E lo dice anche Antonio, che per esperienza testimonio che la musica la tiene anche nella forbice del range abbastanza alta. Sì, perché è bella, perché valorizza, perché comunque dà l'emozione giusta. Invece come può farti felice, come può semplificare felice? Il tuo lavoro? Deve fare l'esatto opposto di quando mi fa arrabbiare, cioè si deve fidare, quindi mi fa felice nel momento in cui, diciamo, si decide insieme sempre, mai né io né lui da solo, si decide insieme l'equilibrio generale del mix tra musica, effetti e dialoghi, e lo si fa in funzione. Quando tu mixi un film, tu guardi il film, ti metti lì con i 2-3 fader importanti, cioè musica, dialoghi, effetti, e li dosi nel modo giusto guardando. Certo. Quindi percepisci che in quel momento quella scena ha bisogno, o quel momento di quella scena ha bisogno di essere accompagnato di più dalla musica e meno dagli effetti. Spesso capita che ci vengano richiesti i famosi stems. Io tendo a non utilizzare mai gli stems, ma a preservare le sensazioni del musicista, che è stato il carattere del brano. Quando il musicista è andato in sala da solo con il suo fonico e ha missato la sua musica, ha avuto quella percezione e ha fatto determinate scelte. Con le stems me lo metto io a missare e questa roba qua io no, perché rispetto troppo il lavoro di chi è venuto prima di me, chiunque esso sia, del fonico e del musicista stesso. Poi è bene che ci siano le stem nel momento in cui, che ne so, dici sto clarinetto in questo punto forse è un po' debole, alziamolo e lo tiriamo su perché abbiamo le stem e quindi riusciamo a starci sopra. Però in genere io sono eccezioni. Non sono eccezioni, sono due scuole di pensiero. C'è chi invece dice no, io per te è un'eccezione comunque. Per me è un'eccezione. Stiamo vedendo le tue dita che si muovono sapienti sui fader e tutte queste bellissime macchine, ma c'è una parte di macchine nascoste, no? Che adesso andiamo a vedere. Sì. E tutte queste belle attrezzature che ovviamente non possono stare nella sala di mix perché sennò farebbero rumore, eccetera. Ma
ci fanno pensare, vero Vito, che tutto ciò abbia un costo abbastanza grosso, no? Sì. Allora, senza ovviamente specificare, ma per avere un ordine di grandezza domani voglio fare una buona sala dove poter fare, io decido di fare il fonico di mix, chiamo e devo chiedere a Babbo Natale 1.000 euro, esatto. 10.000, 1 milione di euro. No. Però le prime due e comunque eri lontano, però leviamo da mezzo il discorso sala mix per il cinema o per i contenuti, ok? Ma consideriamo che cosa ci vorrebbe per fare una buona sala mix, anche un buon home studio. Io la prima cosa che farei, sulla quale investirei la quasi totalità delle mie risorse, sarebbe sul trattamento acustico. Certo. Questa è una cosa che si dice è assolutamente il trattamento acustico, perché con il trattamento acustico puoi avere delle casse anche un filino scarse, ok? Stiamo parlando di casse diciamo entry level, che però in sala, quando hai il tuo trattamento acustico, suonano bene. E viceversa, puoi avere delle casse strepitose in una sala non che trattata. È quello che fanno gli hi-fi, la gente che si comprano le casse da $200.000 e poi le mettono in una stanza tutto con gli angoli acuti, tutta completamente con la ceramica a terra e godono non so di cosa, delle rifrazioni e delle riflessioni, perché le casse non li sentono sicuramente. Bene, vi abbiamo dato un sacco di spunti, ovviamente ringraziamo Antonio per esserci venuto a trovare, e scrivete nei commenti se avete delle curiosità, delle domande o se volete costruirvi una sala mix. Nel caso chiederemo a lui. Cambiate idea. Invece quello che non dovete cambiare è l'abitudine a mettere il like, il pollice in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.